Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Il video di oggi è nato un po' per caso e ha tirato fuori un effetto che io definisco un po' galattico, che non mi aspettavo assolutamente. Usiamo sempre un imbuto e uno spinner, che per me è un banale giratorte di plastica, ma stavolta il risultato è un mix di movimento e qualche cella inserita proprio là dove la voglio inserire. È uno di quei pezzi che ti sorprendono mentre li fai, quindi voglio portarvi subito dentro il processo. Partiamo! E iniziamo con sto azzardando, perché mettere insieme in questa tecnica qua dei colori complementari è molto rischioso, perché comunque fanno pressione e quindi si mescolano di più con rischio fango. Ne metto ancora un po'. Ok, allora se usavo una tela quadrata era meglio, però ormai ho usato questa. Pasticciato. Allora, queste due celle qua, queste due chiazze qui non mi piacciono, le voglio buttare giù. Adesso vediamo se riusciamo, che in realtà non volevo perdere troppo colore, ma allora nel centro non so cosa sta spuntando, sta spuntando una roba strana, ma
questo centro qui, non so cosa stia spuntando in questo centro. C'è questa roba qui, non so cosa sia. Allora, metto un po' per far scivolare meglio, questi angoli cerchiamo di coprirli qui. Ma questo centro è terribile, non so perché mi sia venuta fuori questa roba qua, una sorta di mistero. È stranissima questa colata qui, è stranissima. Aiuto, in questo modo io aiuto il colore a scivolare giù. Sono piccoli trucchi per non deformare troppo il disegno che si sta creando e che non vuoi perdere. Allora, scusate, ma sono un po' concentrata, nel senso che non so bene, sta diventando una cosa che non mi aspettavo, per cui ok, proviamo a spostarci un po'. Vedete, quando il colore si incaglia così, non so se si vede, ma vedete, quando il colore si incaglia così va un po' e non volete colare giù troppo, va un po' aiutato. Non vedo niente, però non voglio pasticciare con i capelli. Va aiutato a scivolare, perché io non voglio perdere troppo colore, perché non voglio deformare troppo questi anelli che si sono creati, non li voglio deformare troppo, e per cui non voglio perdere troppo colore. Adesso anche perché si sta allargando sempre di più questa chiazza centrale che non so perché sia venuta così, è terribile, non mi piace. Allora, credo che questi angolini viola li lascerò, perché provo a perdere un po' qui, ma allora correggiamo un po' questi bordi qua e poi ci fermiamo. Sì, questo angolino viola non mi fa impazzire, però adesso lo dico poi, perché tra l'altro non volevo dilatare troppo questa chiazza centrale che boh. Ok, allora, se vi devo dire la verità, lo lascerei così, perché non mi dispiace per niente, però uno, ho delle bollicine d'aria da scoppiare, e due, la mia intenzione era creare delle celle,
e non sono sicura che le celle ci stiano bene in questo, però visto che alcune se ne sono già create, allora alcune sono già emerse spontaneamente, quindi prendiamo la torcia e vediamo se riusciamo a... Allora, qui l'anello si è un po' deformato, sarebbe stato carino averlo proprio omogeneo, però non mi dispiace perché comunque dà un effetto di movimento. Adesso io non voglio assolutamente molte celle, ne vorrei qualcuna qua. Provo ad andare un po' mirata, no? Ma questa chiazza centrale, boh, non lo so. Cioè mi piace tantissimo il bordo, il centro, ma non lo so, non lo so, è sicuramente qualcosa di molto diverso da quello che pensavo potesse uscire, non... Allora. Allora, non voglio più modificarlo perché mi accorgo che rischio di rovinarlo. Cioè rischio di rovinarlo perché si dilata molto ovviamente il centro, perché è la parte dove rimane più colore galleggiante, per cui è quello che si sposta di più ed è quello che dilata di più. E anche se uso lo spinner, la forza centrifuga spinge dal centro verso fuori, quindi comunque tende a dilatare molto nella parte interna, cosa che non vorrei. Cioè io lo vorrei restringere e al centro e vedere un po' più dilatati questi anelli. Invece quello che può succedere è che perdo gli anelli e basta. Cioè in realtà qui avrei voluto perdere ancora qualcosa, però cioè questa parte qua non mi piace molto, però no, basta perché rischio veramente di rovinarlo, più di quanto non abbia già fatto secondo me, perché ero indecisa se far emergere le celle e in effetti mi fermo perché credo di averlo già rovinato più di quanto non volessi fare, quindi più lo dilato, più perdo questi anelli, più li deformo e più dilato ovviamente la parte centrale, insomma inutile, quindi sarei tentata, perché ci sono delle parti qua che non mi piacciono, c'era meglio che non facevo scoppiare le celle, ecco. La verità è che non mi piacciono le celle. Cioè mi piaceva il cerchio ad anelli così, però le celle trovo che lo abbiano rovinato, perché poi comunque vedete che dove si sono create le celle si è deformato anche l'anello. Peccato. Vabbè, adesso noi lo facciamo asciugare, che intanto vediamo come asciuga e non so cosa ne pensate. Non so se voi vi sareste fermati prima oppure no. Cioè a me queste celle non piacciono, ecco, trovo che fosse meglio senza celle. Quindi io vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questa colata, perché non lo so, a me piaceva di più senza celle, ormai è fatta. Ecco qui il risultato asciutto.
Allora, l'imbuto è una tecnica affascinante perché comunque davvero si possono ottenere tanti effetti diversi. Ho altri video, se ve li siete persi vi consiglio di andarli a vedere, comunque ve li lascio nelle schede finali. Per quanto riguarda questo mi piace, anche se tornando indietro non scoppierei tutte queste celle qua, cioè lascerei soltanto queste centrali, qualcuna intorno, ma non troppo, perché hanno deformato il ring che si stava creando. E quindi ecco, questo non mi fa impazzire. Però nel complesso non mi dispiace, mi è piaciuta l'idea ed è stato molto divertente farlo, quindi sicuramente consiglio la tecnica, consiglio di provare, anzi, se provate fatemelo sapere, io vi aspetto come al solito sotto nei commenti.